Ragazzi, in questo nuovo video voglio ripercorrere con voi un po' i tempi passati negli anni 80-90 che riguardano i videogame, ma non i videogame da console, i videogame proprio da bar, quelli che si usavano nelle sale giochi cabinati. E volevo ripercorrere in che senso? Volevo andare a vedere, intanto ho trovato un articolo su Repubblica dove ovviamente andavano a, come dire, a rispolverare, no? Un pochino questi giochi. E volevo innanzitutto andare a vedere se sull'Apple Store, poi lo faremo anche per Android, esiste qualcosa di simile, ovviamente non sono gli originali, per vedere poi se alla fine si possono, se potete giocare, perché io sono un pessimo giocatore. Però in questo video c'è una sorpresina, ahimè, una sorpresina bella, ma ovviamente che non è possibile più scaricare. È uscito nel 2011 un'applicazione per iOS dove erano chiusi quasi 15 game dell'Atari, e poi ve la faccio vedere, molto carina. E poi andremo alla scoperta di un altro gioco famosissimo, ma questo alla fine. C'è un ventilatorino piccolo, vedete qua, io sono Gennaro, in questo canale si parla di accessori e di applicazioni legate allo smartphone per migliorare i contenuti, ma oggi invece non faremo questo, ma faremo ben altro. A questo punto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi ragazzi al canale, datemi una mano, e ovviamente se volete ricevere notifiche dei video che posterò, azionate la campanella. Andiamo a vedere ora cosa ha detto, cosa dice in questo articolo della Repubblica. Come anticipato, l'articolo di Repubblica parla chiaro, ok? Vedete, proprio diciamo menziona già Arkanoid nel titolo. E poi se scendiamo più in giù, poi magari ve lo linko, ve lo potete andare a leggere. Vedete, più giù incominciamo a vedere i giochi veramente che eravamo abituati a vedere, non solo poi nelle sale gioco, ovviamente nei bar, ma anche nelle nostre console. Sono arrivati ovviamente sui computer, sulle console. Poi mi ricordo Mamme per PC che emulava, non si tratta di emulatore, si tratta proprio di ROM originali caricate sul computer. Vedete ragazzi, chi non può ricordarsi Asteroidi, io sono del 64 quindi me lo ricordo benissimo, per andare poi avanti e arrivare anche a Breakout è un primo videogioco, uno dei primi videogiochi che è stato sviluppato dall'Atari. E ovviamente qui c'è lo zampino di Steve Jobs, perché era stato il videogioco che praticamente lui ha lanciato Steve Jobs nel mondo dell'informatica, visto che è stato l'ideatore insieme al collega amico Bosniak, ovviamente di questo famosissimo gioco con la barrettina che doveva colpire questi mattoncini, quindi figuriamoci se non ve lo ricordate. Poi ovviamente c'è il famoso Space Invaders che ragazzi, quanti sono di voi sono impazziti nelle sale o nei bar a giocare a questo giochino qua, che poi è arrivato ovviamente, come dicevo, sui nostri computer. E poi perché non menzionare ovviamente Pac-Man, e poi è uscito anche Miss Pac-Man, se non vi ricordate. Ecco, io Mario Bros poi incominciamo ad andare in un'era un pochino, no, questa è ancora 85, ma poi scendendo ovviamente si incomincia ad andare in un'era che non era più forse, non lo so, affascinante, ecco, come una volta. Incominciamo ad andare Tomb Raider, eccetera, eccetera, che ovviamente, ragazzi, non sono giochi ovviamente brutti, ma non è più affascinante come, diciamo, gli anni 70-80, ok, in quei giochi storici. Io adesso innanzitutto vi faccio vedere l'applicazione che era uscita nel 2011 per iOS, che ormai non esiste più sull'Apple Store, purtroppo non esiste più, ma chi l'ha comprata ovviamente può scaricarla sempre, che racchiudeva 15 giochi Atari originali, quindi è veramente una cosa bellissima. Purtroppo potrò farvi vedere solamente i giochi che vanno in verticale, perché ovviamente non è un'applicazione compatibile col banco di regia, quindi non gira in orizzontale e verticale, ma vi farò vedere ovviamente le schermate dei giochi che non si potranno visionare, e poi andremo a vedere ovviamente così, io non sono un giocatore, ma soprattutto sentire, ok, i suoni che mettevano in giochi in quegli anni. E poi dopo andremo a scoprire ovviamente trovare questi giochi, ovviamente se ci sono qualcosa di simile sull'Apple Store,
e alla fine ci sarà una bellissima sorpresa per tutti gli appassionati di videogame. Questa volta però dove si trovava questo gioco si trovava prima di tutto solo in quell'epoca nelle sale ovviamente dove si giocava con tutti questi cabinati e c'era un baccano di rumorini. Allora, prima di tutto vi faccio vedere, vedete sull'Apple Store, non sull'Apple Store, ma non è più sull'Apple Store, è proprio nei miei acquisti, cioè nelle applicazioni che ho comprato, c'è questa, diciamo, questa applicazione, vedete proprio il simbolo dell'Atari. Purtroppo se io vado su l'applicazione non esiste più. E questo è un vero peccato perché sicuramente è un'applicazione che diciamo sbalordiva ai tempi perché erano state caricate nel 2011 le ROM originali proprio in questo applicazione. Non so perché poi l'abbiano ritirata, forse non so, diritti di copyright, questo non si sa perché è sempre un mistero. Però adesso io andrò ingoiarsi, indossare le cuffie e la vado a lanciare. Aspettate che faccio due o tre mastrussi. La vado a lanciare, ok, la lancio e sentiamo un po' cosa ha da dire. Ok, l'ho lanciata. Ecco qua, sentite già la sigletta. Ok, ecco, già vi accorgete cosa c'è sullo schermo, ok? Abbiamo praticamente, ok? Proprio i cabinati. Perfetto. Allora, questa era molto semplice, l'applicazione ve la spiego, ma tanto che ve la spiega a fare non c'è più. Comunque, nella prima iconetta c'era tutta la lista, ok, dei giochi con le varie ovviamente opzioni, anche chi l'aveva fatta, eccetera, eccetera. Nella seconda iconetta troviamo invece i cabinati, nella terza invece troviamo i giochi che erano sulle console che incominciavano ad arrivare nelle case, 2006, 2006 Arcade, eccetera, eccetera. E in ultimo qua trovavamo, perché non troviamo più, anche le diciamo qualche impostazione, ma io ovviamente vi voglio far vedere solo diciamo quello che così tanto per essere non come dire egoisti e non farvela vedere perché volevo anche non farvela vedere ma ovviamente ho detto ma perché non farla vedere anche se poi non c'è più. Ecco, aspettate che vado a prendere un gioco che ho già scaricato. Allora, proprio Breakout l'ho scaricato. Eccolo qua ragazzi, guardate un po', io vado su Play, vado su, c'è anche la gallery dove faceva vedere proprio la console, questa vedete che è la console fisica che esisteva ovviamente nelle sale giochi, cioè non era una cosa ovviamente, non era diciamo la console, un disegno, una cosa fatta da intelligenza artificiale, no, era vero. Vado su invece Play, ok qua, io non sono scarso, non vi preoccupate di quello che succederà, ma vi voglio far sentire ovviamente i suoni, ok? State bene a sentire. Ecco. Vabbè, come ho detto, ok. Quindi torniamo indietro e vi faccio vedere anche un'altra che ho scaricato. Abbassiamo un po' la sigla perché è veramente un pochino abbastanza alta. C'era anche, vi ricorderete sicuramente, guardate che roba ragazzi, guardate che roba, tanti di questi non sono neanche più scaricabili, quindi non vi voglio ovviamente fare stancare con questa cosa perché tanto non esistono più, direte perché ce la fai vedere, ma perché era carino da vedere, quindi è una cosa diciamo simpatica. Ecco, aspettate che andiamo qua e andiamo a cercare negli arcade dalla A alla Z, vediamo un po'. Centipede, vi ricordate quello del vermetto?
E con questo sottofondo finiamo qua, ok? Questa piccola panoramica di questa applicazione qua, perché ovviamente non c'è più. E adesso andiamo a cercare un po' i giochi che abbiamo visto nell'articolo della Repubblica, per vedere un po' se c'è qualcosa di simile. Ora diamo un'occhiata a quello che potremmo trovare, ok, sullo store simile. Non sono gli originali, ovviamente, non sono originali. Andiamo a vedere Asteroid se c'è qualcosa che ci può essere, così può essere simile, ma come ho detto non esistono, ok, simili, perché poi se si va a vedere nella chi l'ha programmato questo gioco si vede che non è dell'Atari. Vedete, questo qua potrebbe essere quasi quasi uguale, ma se andiamo a vedere sotto chi ha fatto questo gioco, ok, da chi è distribuito, non è assolutamente, mi sembra di aver detto Atari, non è assolutamente l'Atari. E purtroppo è così. E abbiamo praticamente altri simili, vedete questo qua, ok, altri simili, ma non è quello, ok, che si poteva trovare in quell'emulatore lì. Adesso prendiamo l'altro. Ecco, forse Breakout, forse può darsi che ce ne sia uno simile, qualcosa del genere. Potrebbe essere, ecco qua, vedete, questo quasi potrebbe essere quasi simile, ok, a quello che era, diciamo perché era, non è più contenuto, in quella serie di videogame, quindi potrebbe essere quasi originale quello lì. Però per il resto sono tutti stati rifatti, rivisti e corretti, quindi la nostalgia non c'è più. Mentre per quanto riguarda Space Invaders, io l'ho già cercato, anche qui c'è qualcosa di simile, forse è l'unico ad avere un sosia, eccolo qua, ok, avere un sosia, questo qua potrebbe essere lui, ok, mi sembra che sia proprio lui, anche se non è distribuito dall'Atari, mi sembra che potrebbe essere lui. Poi abbiamo l'ultimo, ovviamente non è l'ultimo, ma l'ultimo per noi nostalgici diciamo di questi giochi qua, è Pac-Man. Andiamo a cercare Pac-Man. Ok, Pac-Man, come vedete c'è il 3D, c'è Chip e Chop, ma non c'è l'originale, ragazzi, non c'è. L'originale non ne esiste, manco se paghiamo in cinese. Forse questo, ma vedete è troppo colorato. Almeno per i miei gusti, poi magari a voi piacerà sicuramente lo stesso, ma per i miei gusti, diciamo, come proprio game, nostalgia, retro game, non lo so. Non mi sembrano uguali. Ma adesso, come promesso, se l'iPad non ci muore, vi faccio vedere l'ultima cosa, l'ultimo gioco che uno dei giochi che era uscito ovviamente nelle sale dei primi anni, adesso non mi ricordo che anno era, ma adesso ve lo vado a cercare, ve lo mi ricordo, e praticamente era il primo gioco fatto come era fatto questo gioco? Andiamo a scoprire. Ok ragazzi, indossato le cuffie, switchiamo sull'iPad, speriamo che regga, e andiamo a lanciare Dragon Slayer. Dragon Slayer, le teams Tana del Drago, è un videogioco arcade su Laserdisc pubblicato da Cinematronics, basato su filmati a cartone animato realizzati da Don Bluth Animation. Venne pubblicato nel 1983 e pur non essendo il primo titolo su Laserdisc, fu quello che portò al successo questa categoria di giochi. Questa era la presentazione, vedete. Ora, se la sorte mi assiste, vi faccio vedere prima l'introduzione. Andiamo in extra. Vi faccio vedere l'introduzione, ok? È questa qua. Siete pronti? 3, 2, 1. Dragon's Lair, a fantasy adventure where you become a valiant knight on a quest to rescue the fair princess from the clutches of an evil dragon.
You control the actions of a daring adventurer finding his way through the castle of a dark wizard who has enchanted it with treacherous monsters and obstacles. In the mysterious cavern below the castle, your odyssey continues. È incredibile, no? Come grafica. Ok, è lo stesso che trovavamo in sala giochi. Lead on, adventurer. Your quest awaits. A questo punto vado indietro, sperando che tutto funzioni, perché ovviamente sapete che il mio padre è un po' vecchiotto, quindi certe volte non ce la fa. Vado su gioca e sono tutti fatti miei perché io... Ah, riprendi? No, facciamo da capo. Perché io non so giocare, ok, però vi faccio vedere solamente com'era. Vedete che abbiamo... No, fatto forse continuo. Sono morto. Ma quanto sono scarso, ragazzi. Ma quanto sono scarso, ragazzi, ma quanto sono scarso. E quindi col sottofondo sempre, diciamo, di Dragon Slayer che sta per morire, sta morendo, anzi il game over, guardate che bello. Che bello. Che bello. Banneranno il video sicuro dalla monetizzazione. Però l'ho voluto far vedere perché veramente, ragazzi, questa è, come dire, data la svolta ai videogame. Come vi dicevo, ragazzi, mi rinfresco un po' perché fa caldo. E avete visto? Bello, dai, che meraviglia, che bei giochi che erano. Anche in Eshim avete visto che non solo l'ho cambiato affatto, sapevano, riuscivano a giocare, non erano giochi complessi, con tutti questi a morti ammazzati, che erano molto abbastanza semplici, poi ero io che ero proprio una sola, però ci spendevo tanti soldi. Avete visto anche diciamo, l'applicazione Atari che non esiste più, e questo mi spiace tanto, però avete visto Dragon Slayer, ragazzi, mamma mia, un mito. Quando è uscito sull'iPad il primo, avevo acquistato, poi l'hanno levato, non so perché, e hanno rifatto ovviamente il trentennale, mi ha fatto riuscire di nuovo diciamo, il game per iPad, e proviene proprio dalle ROM che erano in sala giochi, quindi non è stato rifatto. Quindi ragazzi, no, a me diciamo, questo ritorno un po' ai retro game mi fa sempre una tenerezza. Quindi se vi è piaciuto questo video, ragazzi, condividetelo con i vostri amici che mi fate crescere, e alla fine ovviamente vi chiedo sempre un aiuto. Iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in questa lunga estate molto calda e molto rumorosa, perché ovviamente chissà se riesco a mascherare sempre il rumore del ventilatore. Con questo vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video, alla prossima!